Salve amici, io credo che questa sia proprio l'ultima lezione dedicata all'argomento delle scoperte geografiche, delle esplorazioni, della colonizzazione da parte di portoghesi e spagnoli. Vedete com'è bella questa gattona? La mia cucciolona Sofì che però vuole dormire perché è tardi, io direi di farla dormire, non la strapazziamo, Sofì, saluta. Credo che si stesse addormentando, quindi adesso io la depongo su un divano qua vicino, la faccio dormire. D'accordo, Sofì? Lei è una gatta portafortuna e ci ha augurato fortuna anche adesso, però dai, Sofì, dormi, dai. Allora, parliamo dell'edificazione dell'impero coloniale spagnolo in America, in Centro e in Sud America. Vi ricordo che solo il Brasile sfugge tra i paesi latinoamericani alla conquista spagnola. Il Brasile era stato occupato e assegnato dai portoghesi. La scorsa volta, la lezione scorsa, no, è finita con un argomento molto triste, è stata conclusa la lezione scorsa parlando di un argomento molto triste, la catastrofe demografica tra gli indios. Abbiamo visto che i conquistadores, sottomettendo l'impero azteco e l'impero inca, provocano una catastrofe, un crollo demografico, e abbiamo visto anche perché, a causa delle malattie, della mancanza delle difese immunitarie da parte dei nativi americani nei confronti delle malattie come il vaiolo, il morbillo, il tifo, l'influenza, e questa è la principale causa di una catastrofe, di un vero e proprio crollo demografico. Abbiamo accennato anche ad altre cause di questo crollo demografico, adesso ne parliamo magari in maniera più approfondita. Quali sono i numeri? L'America delle grandi civiltà agricole come Aztechi, Maya, Inca era un'America molto popolata. Alcuni studiosi hanno fatto delle stime in tutta l'America centrale, quindi attenzione, Aztechi più Maya più tutte le altre popolazioni dell'America centrale, ci sarebbero stati 40 milioni di esseri umani allo sbarco di Colombo nel 1492, quando Colombo sbarca. Invece in Sud America, in tutto l'impero Inca, ci sarebbero stati dai 10 ai 35 milioni. Diciamo che gli storici divergono notevolmente su questo, dai 10 ai 35 milioni non c'è molto accordo. Quindi si è d'accordo che in totale, non parlo di tutta la popolazione delle Americhe, ma delle zone mh, coltivate, delle zone dove la rivoluzione agricola era in atto, delle zone delle grandi, dove risiedevano le grandi civiltà aztechi, Maya, Inca, Toltechi e anche tutte appunto le popolazioni sottomesse da questi tre imperi. C'erano dai 50 agli 85 milioni di abitanti, ok? Siete d'accordo? È la somma di quei primi dati, 50-85 milioni di abitanti. Questo diciamo nel 1492, quando arrivano gli spagnoli. Pensate che nel 1532, quanti anni sono passati? Sono passati soltanto 40 anni, ne restano 4 milioni. Si tratta di una delle più grandi catastrofi demografiche di tutta la storia umana. Da 50-85 milioni che erano, in 40 anni gli indios, i nativi americani, passano ad essere 4 milioni. Una percentuale enorme di loro muore. Perché muore? L'abbiamo detto. La causa principale è la mancanza di anticorpi, difese immunitarie di fronte alle malattie portate dagli spagnoli, e quindi questo li fa morire. Abbiamo visto che questo decide anche l'assedio di Tenochtitlan da parte di Cortés, la conquista del Perù, dell'impero Inca da parte di Pizarro, no? Arrivano questi conquistadores e gli indios iniziano a morire in massa.
Però vi sono anche altre motivazioni. Il lavoro forzato, terribile, massacrante, disumano, soprattutto nelle miniere. Vengono immediatamente schiavizzati, ovviamente, i nativi americani e costretti a dei lavori durissimi, soprattutto nelle miniere. Lavori che li fanno morire, lavori che sono impensabili per loro. Abbiamo già detto nella scorsa lezione che probabilmente vi era anche una debolezza proprio fisica, fisiologica da parte degli indios perché non avevano mai mangiato carne, non avevano neanche gli animali da cui prendere la carne da mangiare e quindi probabilmente erano particolarmente deboli, muoiono lavorando, spesso non sono proprio in grado di lavorare una volta sottoposti al regime di lavoro forzato, soprattutto nelle miniere, muoiono anche quindi per gli stenti del lavoro forzato. Quindi, come abbiamo detto nelle lezioni scorse, verranno ben presto sostituiti da schiavi neri che arrivano dall'Africa, che sono molto più resistenti. Ma abbiamo detto anche, abbiamo già anticipato anche nella scorsa lezione un'altra motivazione, la distruzione dell'agricoltura. Un'agricoltura fragile basata su sistemi di irrigazione, basata su dei canali, allora gli spagnoli distruggono senza alcuna pietà, senza alcuna compassione questi canali o distruggono anche i campi di mais. Letteralmente gli indios, i nativi americani, non hanno più che cosa mangiare, perché ciò che loro mangiano, che sia mais, zucca, pomodoro, fagioli, patate, viene completamente distrutto, cioè i campi coltivati con queste colture vengono completamente distrutti dagli spagnoli, d'accordo? Gli spagnoli non mangiavano certo fagioli o zucche, gli spagnoli mangiavano carne, allora che cosa fanno? Si preoccupano solo della loro alimentazione, non quella degli indigeni, importano milioni e milioni di capi di animali, soprattutto bovini, dalla Spagna, dall'Europa e questo cambia completamente la situazione alimentare. I bovini distruggono i campi coltivati a mais, ma agli spagnoli cosa interessa? Basta che hanno loro da mangiare, e gli spagnoli mangiano la carne, appunto, e quindi allevano i bovini. Questi bovini distruggono tutti i campi coltivati, che sono milioni e milioni di capi che vengono gestiti con un allevamento allo stato brado, vanno dappertutto, distruggono tutte le coltivazioni. Gli indios non hanno letteralmente più che cosa mangiare, gli spagnoli non si preoccupano dell'alimentazione degli indios. Cercano di far mangiare la carne anche agli indios, ma moltissimi la sputano, la rifiutano, non l'hanno mai mangiata, non riescono proprio a farlo. Quindi una cosa terribile, vengono distrutte le strutture fondamentali dell'agricoltura che da secoli e secoli provvedeva all'alimentazione degli indios. Gli storici discutono questo terribile crollo demografico. È considerato un genocidio oppure no? Attenzione, fino a poco tempo fa, fino a pochi decenni fa, la maggior parte degli storici, non solo gli spagnoli che però bisogna dire nazionalisticamente hanno sempre difeso, hanno sempre cercato di minimizzare quello che i loro antenati hanno fatto nelle Americhe. Comunque non soltanto da parte degli storici spagnoli si diceva che non si tratta di un genocidio, perché per genocidio ovviamente si intende la distruzione intenzionale di un popolo e inoltre la distruzione di un popolo che tende proprio ad annullare quel popolo, cioè l'uccisione di tutto quel popolo, di tutto il popolo fino all'ultimo rappresentante. Molti hanno detto malgrado la catastrofe demografica, questo non è un genocidio perché appunto non è intenzionale, cioè gli spagnoli
non hanno diffuso volontariamente le malattie che hanno ucciso gli indios. Però da qualche decennio in qua molti storici invece hanno rivalutato la tesi del genocidio. Perché dicono che al di là delle malattie, le altre cause appunto di distruzione della popolazione dei nativi americani sarebbero state intenzionali. Abbiamo visto il lavoro forzato, terribile, ma anche appunto il totale disinteresse degli spagnoli nei confronti dell'alimentazione degli indigeni. Queste sono cose intenzionali. Gli indigeni restano senza mangiare, la loro agricoltura e le loro fonti di alimentazione sono sconvolte, agli spagnoli non interessa minimamente. Fate attenzione che una delle motivazioni a favore del genocidio risiede anche nella ferocia, nella crudeltà inaudita e a volte assolutamente inutile con cui gli spagnoli spesso ammazzano gli indios. Abbiamo testimonianze, le vedremo in seguito, che gli spagnoli uccidessero anche donne, bambini, si divertissero proprio a uccidere con una ferocia inaudita i nativi americani, li torturano senza motivo, li uccidono senza motivo. Questo sarebbe l'espressione di un vero e proprio odio etnico e religioso. Soltanto in un primo momento si afferma in Spagna da parte di persone che non stavano in America, non vedevano quello che succedeva, un'immagine idilliaca dei nativi americani, la stessa immagine che aveva dato Colombo nelle sue prime lettere. Si tratta di persone pacifiche, buone, non possiedono armi, sono ingenui, si comportano bene, sono appunto pacifici, non aggressivi, è facile convertirli al cristianesimo e così via, è come delle popolazioni proprio primordiali, ingenue, non possiedono proprietà, vanno in giro nudi, insomma, sì, dei selvaggi che non conoscono la civiltà, però comunque capaci di sentimenti, di solidarietà, di aiuto. Gli stessi indigeni che Colombo incontra lo aiutano. Uno dei capi degli indigeni scrive Cristoforo Colombo, abbiamo la sua lettera, piange nel momento in cui una delle navi di Colombo viene distrutta da un uragano. Le donne, se si può dire, si concedono facilmente agli spagnoli, e gli spagnoli sono ben contenti di questo, però già quando vi ricordate Colombo torna nel suo secondo viaggio, vede che a Haiti oppure Santo Domingo erano scoppiati dei duri scontri tra i coloni spagnoli che lui aveva lasciato lì e gli indigeni, perché i coloni spagnoli avevano litigato, avevano cercato di violentare le donne o se le contendevano, e il risultato è che gli indigeni avevano ucciso, avevano eliminato i coloni spagnoli e così era naufragata la prima colonia di Colombo. E quindi questo amore, questa pacificazione tra indigeni e spagnoli era venuta meno. Ben presto si levano voci che criminalizzano in tutti i modi possibili gli indigeni americani. Vengono loro attribuiti ogni tipo di vizi e di perversioni. Sto parlando proprio di vizi morali, sessuali. Ci sono autori che scrivono che gli indios praticano la poligamia, la promiscuità sessuale, la sodomia, che era considerata all'epoca il peccato del diavolo, che non avevano famiglia, che le donne abbandonavano i figli appena li partorivano, tutte cose che non sono assolutamente vere, che servono alla criminalizzazione degli indigeni, alla negazione dello status di essere umano nei confronti degli indigeni. Molti autori iniziano a scrivere che gli indigeni non sono uomini, sono animali, non sono neanche degni di essere convertiti, di essere cristianizzati.
non sanno comprendere la parola del Signore e così via, sono al di sotto dell'umano. Si scrive che gli indigeni praticano dei culti demoniaci, che tutto quello che loro scrivono, producono, i loro codici provengono dal diavolo, ok? Sono un popolo demoniaco, fanno i sacrifici umani, questo è vero, questo elemento viene ingigantito e diventa una cosa ossessiva. L'unica cosa con cui vengono caratterizzati gli indigeni, se leggiamo alcuni scrittori spagnoli, è la questione dei sacrifici umani. Non c'è nessun tentativo, tranne pochissime eccezioni che vedremo dopo, da parte degli spagnoli di compenetrarsi nel sistema culturale, nel sistema sociale, nel sistema dei valori degli indios. Gli indios restano, sono come popolazioni completamente aliene, completamente altre. Cioè i cristiani spagnoli si rifiutano totalmente di prenderli in considerazione come loro simili. Guardate che voi direte perché erano diversi, avevano diversa religione, ma guardate che all'epoca i cristiani conoscevano molte civiltà che erano diverse da loro, organizzate molto diversamente, con costumi molto differenti e con una religione che non era cristiana. Per esempio conoscevano i musulmani, conoscevano gli induisti, conoscevano i buddisti. Dal punto di vista dei cristiani, queste popolazioni erano infedeli, erano destinati all'inferno, ma attenzione, ma non erano considerate popolazioni barbare, ok? Invece i cristiani vedono, come dire, vedono gli indios come una popolazione subumana, dove c'è una barbarie, una mancanza assoluta di umanità. Li torturano, li uccidono anche senza motivo, distruggono i loro libri, i loro oggetti. Guardate che i cristiani non facevano questo nei confronti dei musulmani oppure degli induisti oppure nei confronti dei cinesi, anche quando potevano farlo, avrebbero potuto farlo. Non trattavano in questo modo musulmani oppure arabi oppure cinesi oppure indiani. Lo facevano invece, capite, è come se a differenza di altre civiltà comunque diverse dal cristianesimo, gli indiani, da me, gli indios dell'America, i nativi americani, fossero qualcosa di non riducibile a nessun tipo di umanità. E quindi nasce quest'idea di completa demonizzazione, odio furibondo, razzismo criminale nei confronti degli indios. È come se gli spagnoli, trasferendosi in America, perdessero la testa. Non è come trasferirsi in un paese musulmano oppure in Cina. L'America è come fosse, non lo so, un altro mondo. Gli spagnoli vanno in America e in America perdono qualunque senso morale, qualunque sentimento di rispetto e di comprensione, come se appunto si trovassero in un mondo alieno, come si trovassero in un altro mondo che non è il pianeta Terra, all'interno di specie che non sono più le specie umane. C'è stato qualche studioso che ha paragonato l'arrivo, degli spagnoli in America all'arrivo dei marziani o di alieni in certi romanzi di fantascienza. Cioè gli spagnoli vanno lì come se fossero degli alieni provenienti da un mondo, da una civiltà completamente diversa che non riesce in nessun modo a capire, a rispettare e a tentare neanche un briciolo di comunicazione eh, con i nativi americani, altrimenti non si capisce questa ferocia, questa crudeltà, questa voglia di distruggere tutto. Gli spagnoli distruggono le abitazioni, le città, i manufatti, le opere d'arte, i libri delle popolazioni indigene dell'America, spesso senza alcun motivo.
senza alcun motivo che riguardasse l'arricchimento o la loro utilità. Vi è una criminalizzazione estrema che rappresenta proprio un razzismo, un odio etnico e religioso portato proprio alle estreme conseguenze. Fate attenzione perché esiste un'altra ipotesi di causa, di concausa del crollo demografico degli indios, che è un'ipotesi che molti storici sostengono che è molto triste. Gli spagnoli non avrebbero soltanto sconfitto, sottomesso e schiavizzato gli indios, gli spagnoli hanno distrutto completamente il loro sistema sociale tradizionale, a partire dalle strutture dell'agricoltura, ma non solo. Gli indios si trovano sottomessi agli spagnoli, non è solo una sottomissione fisica, capite? È una sottomissione anche psicologica che per loro è insopportabile. Si tratta di vedere in pochi anni distrutto proprio il loro sistema di valori e il loro modo di produrre, il loro modo di distribuire, la solidarietà che avevano tra loro, le relazioni umane, viene tutto completamente distrutto, le loro divinità vengono umiliate, e cioè, capite, si deprimono gli indio, cioè si disperano, sentono su di sé un completo annullamento culturale che li lascia senza risorse mentali e psicologiche. Si è aperto, ricordate gli Aztechi cosa pensavano? Il baratro del nulla. Ricordate che gli Aztechi pensavano che prima o poi la terra sarebbe crollata e sotto la terra su cui poggiamo i piedi c'è il nulla. Ecco, la catastrofe finale è arrivata. Per cui molti indigeni, capite, si sarebbero lasciati andare, non avrebbero voluto più vivere in questa situazione. Quindi la catastrofe demografica sarebbe stata provocata anche da questa reazione, è una cosa tristissima da pensare, da questa reazione psicologica di rifiuto di adattarsi a questa nuova realtà sconvolgente, per loro troppo diversa da quella in cui erano nati, in cui erano stati abituati, in cui erano stati educati. E quindi abbiamo le testimonianze che moltissimi di questi indios si suicidano oppure riducono la natalità, rifiutano di fare figli, evitano di procreare per evitare di generare individui che sarebbero sottomessi a un sistema completamente diverso, un sistema che li annichila e che li rende schiavi, cioè non vedono più prospettive per il loro futuro, non si rifiutano di adattarsi alla nuova situazione, pensano di non avere più nessuna motivazione per vivere e quindi si suicidano oppure evitano la nascita di figli, non smettono di procreare. Noi abbiamo delle testimonianze precise che vengono rese da molti indios ai missionari, indios che dicono che non vogliono più vivere, che non vogliono più mettere al mondo dei figli, quindi una catastrofe culturale totale, un annullamento proprio della società, della psicologia, dei valori di questi indios a cui loro non riescono a reagire, a cui loro preferiscono non sopravvivere, d'accordo? Preferiscono non sopravvivere. Se c'è stato un genocidio, una distruzione fisica, una distruzione degli esseri umani, questo viene accompagnato, e questo anche è molto importante, da un genocidio, da una distruzione anche di tipo culturale. I capi dell'Inquisizione si convincono che i codici, i libri dei Maya
o degli Aztechi siano tutti documenti scritti, documenti dipinti, disegnati, vengano dal demonio, devono essere distrutti, organizzano dei roghi, radunano tutti i libri, tutti i codici, tutti i fogli scritti e li bruciano. Quindi non solo hanno ucciso, hanno massacrato dei popoli, ma hanno distrutto la cultura di questi popoli, i reperti della loro arte, della loro letteratura. Gli studiosi non hanno quasi più niente, sono pochissimi codici sfuggiti alla distruzione, capite? Quindi gli spagnoli hanno ucciso anche la storia, le testimonianze, l'arte di questi popoli. Molte opere d'arte, considerate appunto demoniache, vengono distrutte senza motivo. Naturalmente quelle che erano realizzate in metallo prezioso, oro e argento, vengono immediatamente fuse per farne lingotti, per mandarli in Spagna. Quindi abbiamo anche una devastazione, una distruzione della cultura, delle testimonianze culturali che non deve essere dimenticata. Vi sono scrittori, ecco, vi ho già accennato, come per esempio un umanista spagnolo che si chiama Sepúlveda, che sostiene che gli indios in America non sono veramente uomini, non devono essere cristianizzati. Lui sapete come li chiama? Li chiama in latino omunculi. Omunculi al plurale, un homunculus è un uomo piccolo, cioè qualcosa che è a metà strada tra l'uomo e la bestia. Non sono veramente uomini, sono uomini minori, d'accordo? Sono uomini, sono piccoli uomini, sono mezzi uomini, ok? Non sono veri esseri umani, ma omunculi. Il Sepulveda appunto dice che sono stati dimenticati da Dio e quindi non meritano neanche di essere convertiti al cristianesimo. Si apre naturalmente un dibattito teologico tra gli studiosi perché voi sapete che il cristianesimo pensava che tutti gli esseri umani, uomini e donne, fossero derivati da Adamo ed Eva. Certo, poi erano stati quasi tutti sterminati e quindi in seguito derivano tutti deriveremmo dalle stirpi originate dalla famiglia di Noè, che è l'unica famiglia che si salva, no, dal diluvio universale. E quale di queste stirpi è arrivata in America? Cioè la Bibbia, la Sacra Scrittura non parla dell'America, non parla di questo continente, parla dell'Europa, dell'Asia, dell'Africa, parla anche sì di discendenti di Noè che arrivano in terre lontane, in Africa, in Asia, eccetera, ma non facendo l'America. E cioè questi americani da dove sono venuti? Chi sono i loro antenati? Chi sono i capostipiti, i patriarchi della Bibbia da cui discendono? E quindi questo è un problema, bisogna trovare, capite, un posto per loro nella Bibbia, bisogna trovare un posto per loro nella creazione della storia dell'umanità che viene descritta dalla Bibbia. Sepulveda e altri concludono che se il cristianesimo non è mai arrivato nel continente americano, evidentemente questi americani non sono veri uomini, sono destinati alla dannazione, d'accordo? Come vi ho detto, Sepulveda criminalizza in tutti i modi gli indios dicendo appunto cose assurde che non sono vere, che le madri partoriscono come le femmine degli animali, abbandonano il neonato lì per terra, non esiste una famiglia, no? Non era assolutamente vero. Lui è un traduttore di Aristotele, quindi basa l'idea dell'inferiorità degli indios sulla teoria degli schiavi per natura di Aristotele. Meritano di essere schiavi perché non sono mai stati toccati dal cristianesimo e quindi giustifica la schiavitù da parte degli spagnoli nei confronti di questi popoli. I nativi americani sarebbero schiavi per natura, ricordate i due motivi per cui Aristotele, ne abbiamo parlato nelle lezioni su Aristotele, dice che gli schiavi non sono schiavi per convenzione, ma erano destinati geneticamente a diventare schiavi, ad essere schiavi. Quali sono questi due motivi? Vi ricordate? Perché sono forti fisicamente e quindi adatti ai lavori pesanti ma scarsi di cervello. E questa era l'idea che veniva data dagli indigeni, cioè nessuno, anche quelli che li denigrava il più possibile,
anche quelli che li denigravano il più possibile, nessuno metteva in dubbio che questi indios fossero belli, fossero ben formati, fossero adatti a lavorare e così via, eccetera. E però secondo Sepulveda non avevano cervello, però è il secondo motivo per cui Aristotele pensa che gli schiavi siano schiavi per natura, è il più importante dal punto di vista di Sepulveda. Uno è schiavo per natura perché gli schiavi tra i greci chi erano? Erano prigionieri di guerra oppure discendenti di prigionieri di guerra, quindi ricordate Aristotele fa questo ragionamento. Sono schiavi per natura perché non hanno combattuto così coraggiosamente da morire in guerra come i loro compagni, hanno combattuto più timidamente, si sono fatti catturare, ok? I prigionieri di guerra sono i vili che si fanno catturare e quindi meritano di essere schiavi. Ricordate che abbiamo sottolineato la scorsa volta che vengono conquistati facilmente, sconfitti gli indios proprio perché non sanno combattere, perché fuggono, anche se sono molti di più, molto più numerosi, fuggono al primo colpo di fucile degli spagnoli. Ecco, Sepulveda dice questo, non sanno combattere, non hanno coraggio, fuggono alla prima scaramuccia, si arrendono così e quindi meritano appunto di essere schiavizzati da coloro che combattono in maniera coraggiosa, cioè gli spagnoli. E quindi questa è l'idea di Sepulveda. Un'altra cosa singolare, coloro che volevano evidenziare le caratteristiche positive dell'Indios dicevano che ovviamente mettevano in evidenza il fatto che avevano costruito delle splendide città, delle architetture enormi, magnifiche, eccetera, quindi non potevano essere degli animali che avevano costruito. Sepulveda invece, pensate, considera questo elemento come un'ulteriore prova a favore delle sue tesi. Cioè lui sostiene cosa fanno gli animali? Costruiscono. Cioè l'unica cosa che gli animali sanno fare meglio degli uomini è costruire. Per esempio lui dice i ragni oppure le api costruiscono delle strutture, le ragnatele, gli alveari, che sono mirabili e che nessun essere umano è in grado di costruire così bene, di replicare. Quindi il fatto che l'unica loro abilità sia costruire conferma che sono degli animali, perché l'unica vera abilità che gli animali hanno proprio in più degli uomini è quella di costruire. E insomma, questo diceva Sepulveda, ma c'è qualcuno che gli si oppone, d'accordo? Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas, attenzione, difende gli indios, ma non era andato in America per questo. Lui era un avventuriero, anche lui, era andato lì per arricchirsi. Una volta arrivato lì, però, vede come gli spagnoli, suoi connazionali, si comportano nei confronti degli indios. Resta inorridito, resta spaventato e allora decide di entrare nell'ordine dei Dominicani e dedicare tutta la sua vita alla difesa degli indios. Lui scrive un libro che sarà pubblicato solo 3 secoli dopo, perché la censura in Spagna impedì la pubblicazione. È impressionante, c'è un libro che si chiama Breve relazione sulla distruzione delle Indie, non vorrei aver sbagliato il titolo, se non sbaglio si chiama Breve relazione sulla distruzione delle Indie. Lui prima di tutto glissa un po' sui sacrifici umani, non mette in evidenza i sacrifici umani, mette in evidenza invece le caratteristiche positive degli indios. Per lui gli indios sono buoni, sono umani, capaci di sentimenti, accudiscono teneramente i loro figli, sono veramente delle ottime persone piene di buoni sentimenti, di affabilità, di sociabilità, che si comportano sempre bene nei confronti degli spagnoli. Sono solo gli spagnoli che sono aggressivi e si comportano male contro di loro. Sepulveda
anticipando proprio di secoli il nostro atteggiamento, riesce incredibilmente a superare quell'abisso culturale che c'era tra europei cristiani e nativi americani, li comprende, cioè si sforza di comprendere le loro idee, i loro costumi, le loro istituzioni, mettendosi dal loro punto di vista e li difende a spada tratta. Per lui appunto sono persone pacifiche, socievoli, buone, altruiste che anche tra di loro si aiutano, hanno un senso di solidarietà, eccetera. Invece cosa fanno gli spagnoli? Gli spagnoli li torturano, li ammazzano in maniera orribile, sembra proprio un libro dell'orrore, quello di Las Casas, che cosa dice per esempio che gli spagnoli proprio presi da questo proprio un furore razzista come se fossero in un sogno delirante, non nella realtà. Gli spagnoli si accaniscono con ogni ferocia nei confronti degli indios. Las Casas dice di aver visto personalmente spagnoli che torturano, uccidono uomini, bambini senza motivo, li infilzano con gli spiedi, li fanno cucinare sul fuoco, addirittura fanno, pensate, delle scommesse, delle gare, gettando bambini molto piccoli nel fiume, puntando su chi annegherà prima, e questi bambini vengono chiamati cuccioli. Vediamo qual è il cucciolo che annega prima, prendono i bambini e li gettano nel fiume, e gli spagnoli, secondo Las Casas, facevano questo regolarmente, ogni giorno, tutti. Una vera e propria follia collettiva. Las Casas fa attività diplomatica, si appella al Papa, si appella al re di Spagna, che in quel momento è Carlo V. Attenzione, Carlo V legge il libro di Las Casas, anche se ne vieta la pubblicazione, sarà pubblicato soltanto 3 secoli dopo e noi oggi lo leggiamo, è una testimonianza impressionante. Però probabilmente Carlo V viene spinto da Las Casas a prendere dei provvedimenti a favore degli indigeni che adesso tra poco vediamo. Peraltro, che sia stato influenzato o meno dalla Casas, il Papa dell'epoca, compresi i papi successivi, dichiareranno assolutamente eretica la teoria di Sepulveda che sostiene che i nativi americani siano animali o siano inferiori o non siano capaci di intendere la parola del Signore. I papi smentiscono queste teorie, dicono sono esseri umani e devono essere convertiti al cattolicesimo. E quindi come si costituisce l'impero coloniale spagnolo? In un primo tempo, l'abbiamo detto anche l'altra volta nella scorsa video lezione, la Spagna non riesce in nessun modo a controllare questi territori, i conquistadores, gli avventurieri, gli spagnoli che vanno lì si comportano appunto senza alcuna legge e senza rispettare leggi spagnole. D'altra parte Carlo V, re di Spagna, non si interessa minimamente dell'anarchia che sta avvenendo in queste che pure sono delle sue colonie. Vengono costituiti 2 vicereami, così inizialmente viene organizzato l'impero coloniale spagnolo su questi territori vastissimi del centro e del Sud America. Il vicereame di Nuova Spagna, che comprende che ha sede a Città del Messico, la città costruita sulle rovine della capitale azteca Tenochtitlan. Il vicereame di Nuova Spagna, Città del Messico, che comprende, attenzione, non soltanto il Messico, ma tutta l'America centrale, compresi stati, no, come Honduras, Guatemala, Salvador, quelli dove c'era la popolazione Maya, ok? Tranne però il pezzo più a sud dell'America centrale, cioè la foresta di Panama, della zona di Panama. La foresta tropicale di Panama in America centrale viene unita invece ai territori dell'America meridionale in un altro vicereame, nel vicereame del Perù. Il vicereame del Perù non ha sede in una delle città più importanti del distrutto, del disfatto impero Inca, ma in una città minore, cioè Lima, ok? Il vicereame del Perù governa tutta l'America meridionale, soltanto in seguito si formerà un nuovo vicereame, quello dell'Argentina, ma lo vedremo in un argomento successivo, perché inizialmente la popolazione spagnola stava soltanto nel Perù e nel Cile settentrionale, insomma,
un po' anche in Venezuela o in Colombia, ok, ma erano poche le zone abitate inizialmente dell'America del Sud. Tra l'altro, la conquista e la sottomissione del Perù è più difficile del previsto perché io vi ho detto l'altra volta viene distrutto l'impero Inca, si arrendono su tutti, però in realtà non è proprio così. Una parte dei peruviani, una parte per quanto minore dei peruviani, in una zona nel nord del Perù resiste. Pensate che resistono sulle montagne con tecniche di guerriglia, eleggono un nuovo Inca, un nuovo imperatore, Tupac Amaru, e gli spagnoli ci metteranno alcuni decenni per sconfiggerli e per uccidere lo stesso Tupac Amaru quindi 1572, quindi questa resistenza degli Inca si protrae fino al 1572. Gli Inca, a differenza di quello che avevano fatto i messicani, gli aztechi, i peruviani, gli Inca combattono, imparano anche a usare le armi da fuoco, le utilizzano e così via. Non possono fare niente, però c'è una resistenza e questo è significativo. La Spagna non riesce in nessun modo a far rispettare le proprie leggi per lungo tempo. L'autorità della madrepatria non riesce in nessun modo a controllare questi territori, quindi c'è anarchia, ci sono questi avventurieri che governano appunto senza alcuna legge, come abbiamo detto. A un certo punto, che cosa fa Carlo V? Impone il sistema dell'encomienda. Encomienda spesso viene tradotta questa parola spagnola con affidamento. In realtà encomienda in spagnolo significa raccomandazione, cioè gli indios vengono raccomandati, ok, a uno spagnolo che rappresenta il loro sistema feudale. Il sistema avrebbe dovuto essere, lo capite bene, una specie di riproposizione, un calco del feudalesimo europeo, ma sin dall'inizio non è così. L'encomienda viene interpretata come schiavitù, questa forma di raccomandazione e niente, Carlo V peraltro lo sa, ma non fa niente, perché inizialmente Carlo V è proprio assente da queste questioni, si occupa soltanto degli affari europei, soltanto a un certo punto, forse dopo aver letto il libro di Las Casas, comunque a un certo punto prende a cuore la situazione nelle colonie spagnole in America. Quindi l'encomienda è una riduzione in schiavitù. Si formano grandi latifondi, spesso enormi, nelle mani di avventurieri che non hanno neanche un titolo nobiliare, spadroneggiano su grandi latifondi, spesso anche in territori fortemente spopolati, e vivono all'interno del loro latifondo come un re, come dei sovrani assoluti con gli indios che sono i loro schiavi, d'accordo? Una cosa molto discutibile. Allora, nel 1542 finalmente Carlo V si sveglia e abolisce il sistema dell'encomienda, della schiavitù e emana tutta una serie di leggi che stabiliscono chiaramente che gli indios in America debbano essere cittadini spagnoli come gli altri, d'accordo? Come gli spagnoli. Secondo voi viene rispettato tutto questo? Assolutamente no. La schiavitù durerà molto a lungo, d'accordo? Diciamo che nel 1542 Carlo V cerca per la prima volta di affermare la sua autorità. Gli storici dicono che solo a partire dal 1560 la Spagna inizierà a controllare i territori in America Latina, ma secondo altri storici il controllo effettivo totale avverrà soltanto nel corso del Seicento. Pensate, in ogni caso nel 1560 avviene una cosa importante. A Siviglia viene fondata la Casa de Contratación e questa Casa di contrattazione funge anche proprio da dogana, deve tenere conto e registrare tutti
tutto ciò che parte da Siviglia per l'America Latina spagnola e tutto ciò che arriva dall'America spagnola a Siviglia, che siano navi, merci, esseri umani, tutto. E ovviamente vengono creati dei registri ben precisi e quindi ovviamente questi documenti noi ce li abbiamo, sono una miniera d'oro per gli storici, d'accordo? Questi, che cosa ci dice, ci dicono i documenti, che cosa è stato registrato dalla casa di Contrattazione, soprattutto l'arrivo dei metalli preziosi, di cui quindi abbiamo, grazie a questa istituzione, abbiamo delle notizie ben precise messe per iscritto, metalli preziosi accumulati, c'erano un sacco di risorse minerarie in America. Dopo l'oro alluvionale delle Antille, vi ricordate? Dopo la razzia degli oggetti d'oro e d'argento nelle delle città precolombiane sottomesse, si scoprono le miniere d'oro, perché è normale, come avevano tutta quella quantità d'oro gli Inca oppure gli Aztechi, le prelevavano da miniere d'oro, quindi vengono scoperte le miniere d'oro. Quindi la casa di contrattazione ci testimonia che per molti, molti decenni, secoli arrivano a enormi quantità di metalli preziosi, sia oro, argento, dall'America spagnola in Spagna. Dal 1570 al 1630 è l'epoca del cosiddetto ciclo dell'argento del Potosí, le famose miniere d'argento del Potosí nel vicino del Perù, però in realtà il Potosí si trova nell'attuale Bolivia, ok? Enormi quantità di argento vengono estratte dalle miniere del Potosí, ma nello stesso periodo anche dalle miniere sempre d'argento del Messico, quindi arrivano immense quantità di argento minerario in Spagna fino al 1603. Il lavoro per estrarre questo minerale in queste miniere è terribile e ovviamente vengono adibiti a questo, come abbiamo detto, gli indios costretti a lavorare in maniera terribile, massacrante nelle miniere, non ce la fanno, muoiono. E infatti la fine del ciclo dell'argento del Potosí dipende non solo dall'esaurimento di alcune miniere, la stessa fine del ciclo dell'argento del Messico, più o meno gli stessi anni, nel 1630, non dipende solo dall'esaurimento di alcune miniere, ma anche dalla mancanza di manodopera, perché gli indios muoiono oppure non sono in grado di lavorare a questi livelli. Bisogna far arrivare gli schiavi neri dall'Africa anche nelle miniere, nel Potosí, ma ci vuole molto tempo per farli arrivare. Anche gli schiavi neri danno dei problemi perché non sono abituati a lavorare a quell'altitudine. Le miniere del Potosí sono a più di 3000 metri, sono quasi a 4000 metri sul mare, dove non c'è ossigeno, dove il clima è molto freddo e quindi gli schiavi venuti dall'Africa non sono abituati, spesso non riescono a lavorare in quel clima. E allora ci saranno poi altri cicli di argento e anche dell'oro, però siccome la questione dei cicli di argento e dell'oro è piuttosto complicata, d'accordo? Si esaurisce un ciclo in una regione, poi riparte magari un altro ciclo in una stessa regione, in un'altra regione, poi i cicli successivi verranno trattati in lezioni successive che riguardano appunto altri argomenti. C'è da dire come ultima cosa che ovviamente oltre alle miniere, soprattutto dopo il crollo degli arrivi minerari nel 1630, vi sono ovviamente altri tipi di economia, l'abbiamo già detto, l'allevamento, milioni e milioni di capi di bestiame che si moltiplicano, di bovini, non trovano avversari naturali in America perché prima dell'arrivo degli europei non esistevano i bovini in America, vengono importati dall'Europa, dalla Spagna. Sapete che ancora adesso è celebre, no, la carne dell'Argentina, no, dell'allevamento dei bovini in Argentina.
e quindi allevamento allo stato brado e piantagioni di zucchero. Si tratterà sempre per secoli da parte degli spagnoli, ma anche dei portoghesi in Brasile, che ricordate anche loro coltivavano lo zucchero. No, il caffè arriva in Brasile solo nell'800 e noi qui stiamo parlando del 500. Sarà sempre un'economia povera, un'economia di rapina, l'allevamento allo stato brado di questi buoi o di altri animali e poi piantagioni di zucchero, ovviamente lavorate da schiavi neri, piantagioni di zucchero che non riusciranno mai a decollare molto, non saranno mai molto redditizie e comunque saranno sempre molto meno redditizie delle piantagioni molto più organizzate che saranno impiantate da francesi e inglesi nelle Antille o nella parte meridionale del Nord America e futuri Stati Uniti a partire da metà del 600. Poi c'è anche l'agricoltura, ma l'agricoltura sarà sempre un'agricoltura proprio primitiva, assolutamente primitiva, che non conoscerà mai l'industria, la protoindustria, l'industrializzazione, le macchine, il capitalismo vero e proprio, e quindi sarà sempre un'agricoltura veramente molto, diciamo, molto primitiva. Per il resto, insomma, d'altra parte nel 500 e poi anche nel 600 e ancora peggio nel 700, come sapete, Spagna e Portogallo andranno incontro a un disastro economico e quindi povera e arretrata è la madrepatria, la Spagna, e quindi povere e arretrate resteranno anche le colonie spagnole con un'economia comunque di basso livello, un'economia piuttosto rudimentale. Comunque parleremo anche dell'economia, dei problemi delle colonie spagnole che non avranno mai manifatture, industrie, non riusciranno mai a produrre niente, dovranno sempre acquistare tutte le merci dall'Europa. Parleremo poi anche della situazione delle colonie spagnole in successivi argomenti. Ora credo di aver proprio finito con le lezioni con le lezioni riguardanti scoperte, esplorazioni geografiche, colonialismo spagnolo e portoghese, cioè la prima fase del colonialismo nel 400 e nel 500. Poi dalla fine del 500 fino al 700 c'era la seconda fase del colonialismo in cui potenze in declino come Spagna e Portogallo lasceranno il campo a potenze coloniali molto più potenti come Olanda, Francia e Inghilterra. Ma questa è un'altra storia che sarà raccontata a tempo debito in un altro ciclo di video lezioni. Bene ragazzi, vi ringrazio, anche Sofì che sta dormendo placidamente, vi ringrazio, ci vediamo alla prossima occasione, arrivederci.